a tutti, fine di una settimana lavorativa, domani è festa, ma vogliamo anticiparla un po' la festa? E allora via con Colpo Grosso, il varietà condotto magistralmente da Umberto Smaila. Bentornati nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, abbassate le luci e fate un passo indietro nel tempo, verso un'Italia in cui la televisione sapeva sorprendere, provocare e far sognare, tutto insieme. Oggi parliamo di Colpo Grosso. Uno dei programmi più discussi, chiacchierati e ricordati della TV privata degli anni '80 e dei primi '90. Era un quiz televisivo, sì, ma non solo. Alla conduzione c'era Umberto Smaila, ironico, elegante, sempre sul filo della complicità con il pubblico. E accanto alle domande, ai premi e al gioco, c'era qualcosa che all'epoca fece parecchio scalpore: gli striptease in studio. Durante la puntata entravano in scena loro, le leggendarie ragazze Cin Cin. Modelle, presenze magnetiche, apparizioni studiate per accendere la fantasia, vestiti che cadevano lentamente, sorrisi che promettevano più di quanto dicessero, e quella sensazione inconfondibile di stare guardando qualcosa di proibito, ma perfettamente consentito dal telecomando. Colpo Grosso non era solo provocazione, era un vero fenomeno pop, il simbolo di una televisione più libera, più sfacciata, figlia di un'epoca che sperimentava senza chiedere permesso. E oggi, qui in soffitta, rendiamo omaggio a 5 ragazze Cin Cin rimaste nella memoria collettiva. 5 sogni televisivi che tornano a galla con una sigla, una foto sgranata, un ricordo improvviso. Prima di continuare, lo sapete già, iscrivetevi alla soffitta di Pippo. Nei commenti ditemi chi vi ha fatto battere il cuore. Qui si può dire tutto. Avere fatto centro. È inutile che ringrazi tutti. Sono contento di questo finale di trasmissione, perché con queste lacrime, con questa atmosfera, penso che noi rispondiamo in maniera migliore che in altri modi a tutte le cose brutte che sono state dette su di noi, che abbiamo portato volgarità, abbiamo portato uno spettacolo poco pulito. Non è vero, abbiamo creato qualcosa che era uno spettacolo di rottura per l'epoca in cui stavamo vivendo in quel momento. Cominciamo da Amy Charles. Quando Amy appariva in scena, era impossibile guardare altrove. Le sue forme generose, piene e dichiarate catturavano subito l'inquadratura, una fisicità abbondante esibita con naturalezza e sicurezza, mai volgare, mai timida. Ma Amy non era solo immagine, aveva simpatia, presenza, complicità con il pubblico. Sorrideva, giocava con la scena e sapeva anche cantare, rendendo le sue apparizioni ancora più complete e coinvolgenti. Era una bellezza solare, partecipativa. Una di quelle figure che non si limitavano a essere guardate, ma che intrattenevano davvero. Ed è anche per questo che è rimasta così impressa nella memoria di Colpo Grosso. Non solo per quello che mostrava, ma per come lo faceva. Amy, io so che il nostro autore, Aldo, ha preparato per te un piccolo monologo. Via. Coraggio, vai. Stai scherzando? Ah, non è vero. Ah, no, era la prossima puntata. Ah, stai studiando? Sì, sto studiando. Un monologo. Ah, ecco, ho capito. Senti, abbiamo quindi saputo che Alma legge Topolino. Tu cosa leggi invece? In quel momento là. Diabolic. È un lavoro per Diabolic. Diabolic, ti piace Diabolic? Sì. Fanno il film adesso. Probabilmente sarò il protagonista io, prima il portellone. Poi arrivava Monique Sluiter e lì si entrava nel mito. Monique era la ragazza Cin Cin per eccellenza, bionda, magnetica, internazionale, così iconica da diventare persino la voce della sigla del programma. Quando entrava lei, l'atmosfera cambiava. Non era solo desiderio, era spettacolo, consapevolezza, sicurezza assoluta. Monique era il sogno che sapeva di esserlo. Monique! Ciao Monique. Ciao. A proposito di caffè, Monique, Caffè? ti piace il caffè all'italiana? Cappuccio. Cappuccio? Sì. Cioè lo bevi senza guardarlo? Col cappuccio? Con schiuma. Ah, con schiuma! Sì. Ah, il E cappuccino! un po' cacao. Un po' cacao, Sì. un po' di cacao, sì. Un po' di cacao. Un po' di cacao. Sì. E ti piace ti piace il cappuccino? Sì. Ho capito. Il caffè è quello... Congelato. Ah, il caffè, cioè molto freddo, congelato? Sì. Ah no, col gelato, non congelato. Prima gelato e dopo caffè. Caldo. Caffè caldo. Ah, gelato e caffè caldo? Sì. E poi il cappuccino a parte? Sì, Il caffè dopo. ti piace corto o alto, il caffè?
Alto, con latte. Alto con latte? Sì. Cappuccino? Sì, o latte macchiato c'è anche. Insomma, del caffè proprio non vuoi saperne, eh? Vabbè, ecco l'aereo di Colpogrosso. Diversa, ma altrettanto memorabile, Linda Lorenzi. Linda non era una semplice presenza decorativa, era una valletta vera, una figura centrale. Dialogava, sorrideva, accompagnava il gioco. La sua sensualità era più complice, più confidenziale. Era quella bellezza che non stava su un piedistallo, ma accanto. In mezzo a tante apparizioni silenziose, Linda aveva una voce e il pubblico lo sentiva. E Linda, tu non hai gli acquari, non hai degli acquari? No, però ne comprerò uno. Ah, ho capito, Sì. ne comprerai uno. La mia nuova casa. Beh, allora fatti consigliare da Stefano, lui magari. così mi pare che se ne intenda, proprio colleziona acquari e chiaramente pesciolini. E, No, sai- ma pesci non ne voglio. No, No, cioè solamente piante. nell'acquario. Nell'acquario. Piante Coralli, sì, certo, ecco piante così. adatte per Sai acquario. chi ha un acquario bellissimo? Chi? Celeste Laudisio. Sì? Lui guarda veramente Ma lui ha altro tutti che i pesci del Messico, mi ha detto. tutti i pesci del Messico. Sì, molto ha. colorati. Non lo so quanti pesci ha. Allora, cari amici, Irene ha trovato la stella d'argento, quindi parte con 3.000 euro fish, mentre Stefano, il nuovo sfidante, che si intende appunto di acquari, ha solamente i 1.000 euro fish. Sono pronti per la prima manche. E poi lei, Nadia Wiesentiner, l'unica italiana tra tante straniere, forse proprio per questo ancora più amata. Nadia rappresentava il sogno possibile, quello che sembrava dire potrei essere una ragazza come tante, ma stasera no. Portava con sé un senso di familiarità. Era una di noi, catapultata in quel mondo fatto di luci soffuse e malizia televisiva, e col tempo è diventata anche una delle memorie vive di Colpogrosso. Nadia Wiesentiner, l'unica italiana del gruppo. Esatto. Mamma mia, col nome tedesco però. Eh sì, mi hanno presa per quello, mi spacciavano per straniera. Chiudiamo con Angelique, nome dolce, presenza ipnotica. Di lei si sapeva poco, ma bastava vederla una volta per ricordarla a lungo. Angelique era l'essenza delle ragazze Cin Cin. Poche parole, pochissime informazioni, ma un impatto visivo fortissimo, uno sguardo, una postura. E il gioco era fatto. Quanto sei alta, Angelique? 1,80, 1,79. 1,79, c'ha un bel 7-8 cm di tacco, quindi avete capito che io sono potato basso. Angelique, continuiamo con le domande un po' così personali per scoprirti sempre più a fondo. Ecco, cosa ne pensi tu degli uomini italiani, Angelique? Io penso che sono tutti attori. Sì. Sì, non è vero? Non lo so, io lo faccio di mestiere. No, ma è difficile dire che uomo è attore o così, perché quando tu hai un'amicizia con un uomo o donna, non c'entra niente che lui è di Italia o Olanda o Inghilterra. Gli uomini sono tutti uguali, dici, Sì, sono quelli quando tu simpatici, hai sono un quelli amico. simpatici. Oggi Colpogrosso sembra lontanissimo, eppure basta una clip, una foto sgranata, una musica in sottofondo e tutto torna. Non era solo un programma, era un appuntamento fisso. Un piccolo rito serale, un segreto condiviso davanti allo stesso schermo. E queste ragazze non erano solo belle, erano immaginario, evasione, desiderio televisivo. Se anche voi almeno una volta avete abbassato il volume sperando che nessuno entrasse in stanza, sappiate che non siete soli. Iscrivetevi alla Soffitta di Pippo, lasciate un like se questo tuffo nel passato vi ha fatto sorridere e nei commenti ditemi chi era la vostra ragazza Cin Cin del cuore. La soffitta resta aperta e certi sogni non passano mai di moda.